Benvenuti, cercatori di verità e custodi di storie che bruciano l'anima, a un nuovo e memorabile appuntamento con Turkey News Magazine. Oggi le cronache rosa si sono tinte di un grigio pesante, come il cielo prima di un temporale che non perdona. Per anni abbiamo tenuto viva una piccola fiamma, alimentata dalla nostalgia di una promessa mai del tutto spenta, e dal ricordo di un amore nato sotto i riflettori e cresciuto a telecamere spente. Parliamo di Barbaktas e Yağmur Yüksel, la coppia che ci aveva fatto credere che il destino sapesse davvero ricamare due vite in una sola, ma che oggi ci offre una lezione più dura. Ci sono confini che, quando vengono oltrepassati, non consentono ritorni. Non siamo qui a speculare su un ricongiungimento miracoloso. Siamo qui a leggere, con rispetto ma senza sconti, l'atto finale di una storia che molti credevano immortale. Yağmur ha parlato, e le sue parole sono cadute come una ghigliottina sui pettegolezzi, recidendo ogni illusione di riconciliazione. Prima di tuffarci nei dettagli di questa rottura definitiva e nel significato profondo delle frasi condivise, vi rivolgo un invito sincero. Se apprezzate questo modo di raccontare, attento e appassionato, iscrivetevi a Turkey News Magazine, attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento e, se desiderate sostenere il nostro lavoro e accedere a contenuti esclusivi, cliccate su Unisciti. Il vostro supporto dà voce a questo racconto della realtà così com'è, senza filtri. Adesso fate un respiro profondo, perché l'epilogo è arrivato. Il mondo dello spettacolo, quella macchina che sforna sogni e delusioni in egual misura, è stato scosso da un terremoto emotivo. Barbaktas e Yağmur Yüksel, nomi intrecciati nella memoria di chi li ha seguiti dagli esordi televisivi fino alle giornate condivise sui social, hanno messo la parola fine, netta e irrevocabile. Le indiscrezioni di corridoio, alimentate dalla speranza dei fan e da qualche commento malizioso di addetti ai lavori, suggerivano che tra loro ci fosse ancora brace sotto la cenere. Si mormorava di messaggi indiretti, di un bar desideroso di testare il terreno tramite amicizie comuni dopo un periodo turbolento nella sua vita privata, e di una seconda chance pronta a sbocciare al primo cenno di apertura. La realtà, però, è arrivata con la forza di un'onda che spazza via tutto. Da ambienti molto vicini a Yağmur è filtrata una frase che farà storia per chiarezza e durezza, una frase pronunciata senza rabbia urlata ma con una calma che fa più male. Non terrò mai accanto a me chi ha tradito il mio amore. Non è un semplice rifiuto, è un manifesto. È la voce di una donna che decide di mettere la propria dignità davanti a qualunque nostalgia. Con queste parole, la splendida Yağmur non ha solo chiuso la porta a bar. L'ha blindata, murata, cancellata dalla mappa dei possibili domani. Per comprendere l'ampiezza di questa decisione bisogna entrare, con rispetto, nella psicologia di Yağmur. Chi la conosce bene giura che non si tratti di uno scatto d'ira, ma dell'esito di un lungo cammino interiore, fatto di silenzi, di distanze, di pigre domeniche trasformate in giorni di lucidità. La frase che ripete, come un rosario al contrario, è rivelatrice: non mi feriranno due volte nello stesso punto. Le cicatrici che porta non sono scomparse, si sono trasformate in armatura. Nella sua memoria, gli eventi non restano come un mero addio romantico andato male, ma come una frattura della fiducia, il bene più prezioso in ogni legame. Le voci che trapelano sul perché questo ponte sia crollato fanno venire i brividi. Un'amica molto vicina a lei racconta la definizione di tradimento che Yağmur ripete da tempo, una definizione che va ben oltre la sola infedeltà fisica. Il tradimento non è solo andare oltre il confine con un'altra persona. A volte è lasciare l'altro a metà strada, a volte è rimanere in silenzio quando serve una voce, a volte è promettere domani e non arrivarci. In questa filosofia si spiega l'inutilità dei tentativi di bar di riavvicinarsi. Per Yağmur, il danno non è un graffio da cancellare con fiori e parole dolci, è il collasso dell'impalcatura di lealtà che lei dà e chiede. La sua fermezza è la risposta a delusioni accumulate, un segnale chiaro. Non è più la ragazza che si lascia cullare dall'illusione che l'amore aggiusti tutto, ma una donna che sceglie di proteggere i propri confini. Non è la Yağmur delle prime dirette, pronta a comprendersi col sorriso anche quando faceva male, è una donna che ha imparato a restare in piedi senza appoggiarsi a promesse fragili. Facciamo una pausa necessaria in questa storia che fa male,
famiglia di Turkey News Magazine. Le parole di Yağmur risuonano anche in noi. Voi da che parte state? Credete che esistano forme di tradimento emotivo che non si possono perdonare? Oppure pensate che il vero amore meriti sempre una nuova occasione, qualunque sia il passato? È un dibattito sincero sui confini del perdono. Raccontateci la vostra nei commenti, vogliamo leggere esperienze e riflessioni. E se vi piace la profondità con cui attraversiamo questi temi, lasciate un mi piace e considerate di sostenere il canale cliccando su Unisciti. La vostra fiducia rende possibile questo tipo di cronaca. Dall'altra parte di questo fiume c'è Bar Baktas. Fonti vicine al fascinoso attore descrivono uno scorcio di spaesamento e silenzio. Sembra che Bar, fidandosi della storia condivisa e della chimica che un tempo li legava, si aspettasse una risposta più morbida. Non una riapertura completa, ma almeno una fessura da cui far passare un filo di dialogo. Invece ha trovato un muro. Dicono che sia rimasto senza parole, pieno di domande a cui nessuno risponde, ma che abbia accettato la realtà con una rassegnazione dolorosa. Alcune porte si chiudono per sempre, e non esiste chiave capace di riaprirle. Nonostante il colpo, Bar si sta comportando con dignità. Non ha pubblicato post allusivi, non ha lanciato messaggi vittimistici, non ha cercato lo scontro mediatico. Il suo silenzio, per alcuni, è l'ammissione adulta delle proprie responsabilità, per altri, è la calma apparente prima di una tempesta interiore che dovrà affrontare lontano dai riflettori. Chi lo conosce giura che, pur non aggrappandosi all'orgoglio, la speranza si sia dissolta. La chiarezza di Yağmur è stata talmente netta che insistere sarebbe una mancanza di rispetto verso lei e verso se stesso. Bar sta imparando, a caro prezzo, che il tempo non cura tutto se alla radice resta un nodo di sfiducia. L'onda di questo addio ha travolto anche il loro giro di amicizie. Gli amici comuni, quelli che li hanno visti sorridere quando tutto sembrava possibile e tacere quando le crepe erano già lì, oggi si trovano nel mezzo. Da una parte comprendono la necessità di Yağmur di proteggere cuore e integrità, dall'altra non possono ignorare il rimpianto tardivo di Bar. Si mormora di tentativi di mediazione, incontri discreti, parole scelte con cura per ammorbidire le posizioni. Ma dall'altra parte c'era una determinazione che non si scalfisce: non voglio riscrivere una storia che appartiene al passato. Sui social, il tifo è spaccato. C'è chi applaude Yağmur come simbolo di forza, lodando il suo rifiuto di cedere alla pressione romantica del tornare con l'ex. Commenti del tipo Yağmur merita rispetto, regina di dignità, così si chiude un ciclo, circolano ovunque. Altri, i più nostalgici, non vogliono arrendersi al sogno e ripescano vecchi momenti condivisi, foto salvate, clip che sembrano parlare di un amore capace di sfidare tutto. Ma le parole di Yağmur agiscono come una secchiata d'acqua gelida su quei fuochi d'artificio di memoria. La sua priorità, oggi, non è l'amore a ogni costo, ma equilibrio, rispetto, fiducia in sé. Famiglia di Turkey News Magazine, la situazione è delicata. Pensate che Bar debba continuare a lottare, o che sia giusto arretrare e rispettare la scelta di Yağmur? È possibile essere amici dopo una separazione tanto amara, o sarebbe un artificio che finirebbe per ferire di nuovo? Parlate. E ricordate, per contenuti esclusivi e un posto in prima fila nei nostri racconti, il pulsante Unisciti è la vostra chiave. Stiamo assistendo alla fine di un'epoca personale. Yağmur ha deciso di camminare da sola, la testa alta e il cuore protetto, preferendo la luce della propria verità all'ombra di un passato che, pur bello nel suo tempo, non trova più spazio nel presente. Il suo messaggio è limpido, fermo, incrollabile, non si torna indietro. E mentre Bar cerca di rimettersi in piedi tuffandosi nel lavoro, è difficile pensare che la puntura di quel no, così definitivo, non rimanga a lungo, come un promemoria puntuale di ciò che non si può rimediare con facilità. Qualcuno chiede: è davvero un addio per sempre? Nel mondo delle celebrità non si può mai dire mai. Ma oggi la serratura sembra saldata, la maniglia fredda, l'aria dall'altra parte irraggiungibile. A Turkey News Magazine continueremo a seguire da vicino questi due artisti, augurando loro serenità, che sia insieme o, come sembra, su strade che non si incontreranno più.
Dietro la scelta di Yağmur, c'è anche la consapevolezza di chi ha sentito che il proprio valore non può essere negoziato. Lei sa di essere stata complice di un amore intenso, ma sa anche che, quando la fiducia si incrina, il suono non smette di rimbombare. Alcuni ricorderanno i giorni luminosi, gli sguardi, i progetti condivisi, eppure, in filigrana, c'era già il timore di un passo falso. Quando è arrivato, la crepa si è allargata fino a diventare voragine. Non c'è vendetta nella sua fermezza, c'è autodifesa. Non c'è durezza fine a se stessa, c'è una misura che protegge. E Bar? Chi gli sta vicino racconta un uomo combattuto tra il desiderio di chiedere ancora scusa e la volontà di non ferire ulteriormente. Sostengono che abbia ripensato a ogni parola, a ogni messaggio, a ogni gesto mancato. Che si sia chiesto quante volte il silenzio abbia pesato di più di una frase sbagliata. La sua discrezione di oggi è un modo per dire: ho capito. Non lo urla, non lo proclama. Lo vive. Nei locali frequentati dalla coppia quando le cose andavano bene, si avverte un eco. I camerieri ricordano sorrisi, i fotografi ricordano flash improvvisi, i fan ricordano un abbraccio rubato. Ma la vita, avete presente, non è un archivio da riaprire a piacere. È una strada che non si lascia percorrere al contrario. E così, mentre alcuni provano a ricomporre i frammenti, Yağmur sceglie di non tagliarsi di nuovo con quelle schegge. Sceglie la pace più che il brivido di un ritorno. C'è chi nota come questo addio dica qualcosa di noi, spettatori affamati di lieto fine. Vogliamo credere che l'amore aggiusti tutto perché ci rassicura. Eppure, a volte, l'amore più grande è quello che si dimostra per se stessi. È mettere la mano sul cuore e dirsi, basta. Yağmur l'ha fatto. E facendolo, ha alzato l'asticella. Ha detto che la passione, se non è sorretta da lealtà, si scioglie come neve al primo sole. Ha detto che l'intimità, se non sa di rispetto, è solo una stanza con le luci spente. Turkey News Magazine non smetterà di raccontarvi questa storia, non per scavare nelle ferite, ma per capire che cosa resta quando la scena si svuota. Resta una donna che ha scelto e un uomo che ascolta, ognuno con il proprio carico di ricordi e di lezioni imparate a fatica. Forse un giorno la distanza diventerà linguaggio, e si potranno dire cose che adesso non hanno spazio. Ma non oggi. Oggi c'è un cordone sanitario intorno a una vita nuova. Se siete arrivati fin qui, sappiate che questo non è un addio tra noi. Continuate a seguirci, condividete il video con chi ha amato questa coppia, e iscrivetevi a Turkey News Magazine. E, ancora una volta, considerate di unirvi alla nostra community attraverso Unisciti, è il modo migliore per sostenere un racconto onesto, attento e pulito. Noi ci saremo, a raccontare Bar e Yağmur con rispetto, anche quando la notizia è che non c'è più niente da dire se non, è finita. Ed è finita davvero. Eppure, nell'aria, resta un filo di poesia. Due vite che si intrecciano lasciano tracce che nessun vento cancella del tutto. Non sarà un ritorno, non sarà un come prima, ma resterà l'insegnamento. A volte, per proteggere ciò che si è, bisogna rinunciare a ciò che si desidera. Yağmur lo ha fatto con una lucidità che spiazza e commuove. Bar, dal canto suo, ha risposto con un silenzio che parla. E noi, testimoni discreti, non possiamo che augurare a entrambi strade ampie e cielo sereno, anche se parallele. Questo è il nostro racconto di un addio annunciato. Se vi ha toccato, lasciate un segno, un commento, un like, un'iscrizione. Turkey News Magazine continuerà a cercare la verità dietro i titoli, perché le storie, quando finiscono, hanno spesso più da dire che quando iniziano. Oggi la porta è chiusa. Domani, chissà. Ma se c'è una certezza, è questa: il rispetto di sé non si baratta. E l'amore, quello che resta, saprà riconoscerlo.